Immaginate di comprare un gioco che costa 70 € a appena 30 €, poi un altro ancora e funziona sempre. Le consegne arrivano, sei soddisfatto, lasci la recensione positiva, poi un giorno preordini una console da 450 €, la paghi solo 100 €, paghi, aspetti, aspetti e aspetti e aspetti e aspetti ancora. Le mail non arrivano, i social tacciono, il telefono squilla nel vuoto. Quando capisci cos'è successo è troppo tardi. Questa è la storia recente di Games and Movies, o meglio di GM Distribuzioni SRL, una storia tutta italiana, un e-commerce italiano di videogiochi che per anni ha fatto credere ai gamer di aver trovato il paradiso, fino a un giorno in cui è sparito portandosi con sé i soldi di migliaia di persone. Ciao ciurma, questo è il nuovo Cyber News. Benvenuti sul nuovo Cyber News di Oscar Code. Oggi facciamo una bella inchiesta su questa piattaforma di distribuzione dei giochi, ma prima sigla e poi torniamo qua e vi dico tutto quanto quello che c'è da sapere. Il digitale non dorme mai. Ma noi sì. Pronti a scoprire cosa c'è di nuovo nell'ombra? Breccia nel sistema. Games and Movies, conosciuto anche con l'URL gamesandmovies.it, tutto attaccato, era uno degli shop online più amati dai gamer italiani. Aperto da anni, vendeva videogiochi e console, hardware e accessori per tutte le piattaforme PlayStation, Xbox, Nintendo, PC. Ma c'era una cosa che lo rendeva unico rispetto a tutti gli altri ed erano i prezzi. I giochi appena usciti, titoli da AAA, da 80 a 100 €, le uscite più attese dell'anno, tutto a prezzi che nessun altro riusciva a eguagliare. Parliamo di sconti fino dal 50 fino al 60-70% rispetto al prezzo di listino ufficiale. Un gioco da 80 € lo trovavi a 35. Un gioco da 70 € lo trovavi a 30 €. Roba che su Amazon non vedevi nemmeno durante il Black Friday, per farti un esempio. Il passaparola era inevitabile. Sui forum, su Reddit, sui gruppi Facebook, su Discord, tutti scambiavano link a Games and Movies, come se fosse un segreto da proteggere gelosamente. Ma come fanno? È legale? Cosa ci mettono dentro? Le domande c'erano, ma le consegne arrivavano, quindi tutto a posto. E quando le consegne arrivano, smetti di fare domande. La società, dietro questa piattaforma, aveva anche una presenza fisica fortissima. Faceva stand giganteschi alla Milan Games Week, a Romix, alla Rimini Comics and Games. Era una presenza che ispirava fiducia. Questi avevano i soldi per affittare spazi enormi alle fiere più importanti d'Italia. Per anni tutto ha funzionato, ordini, consegne, clienti felici. La community li difendeva con le unghie e con i denti, chiunque osasse alzare un sopracciglio sospettoso. E poi, come in ogni buona storia di questo tipo, è arrivato il momento in cui la macchina si è inceppata. Prima di parlare del crollo, dobbiamo porci la domanda più importante: come diavolo facevano a vendere giochi a prezzi così bassi? Games and Music non l'ha mai spiegato pubblicamente. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun comunicato stampa, nessuna intervista in cui qualcuno del management dicesse: "Questo è il nostro segreto, eccolo qua". Le ipotesi più accreditate dalla community erano principalmente 2. La prima: acquista all'ingrosso di ad altissimi volumi. Se compri centinaia di migliaia di copie fisiche di giochi o di console direttamente dai distributori, ottieni prezzi che un negozio normale non può nemmeno sognare. La seconda, più insidiosa, erano copie, si chiamano copie PAL multilingua, non destinate al mercato italiano. Avete presente quando un gioco ha la copertina in inglese o in una lingua straniera, ma il gioco dentro è localizzato in italiano? Ecco, queste copie vengono prodotte per mercati specifici e a volte per l'Europa dell'Est, a volte per mercati emergenti, dove il prezzo consigliato è molto più basso. Importarlo e rivenderlo in Italia è tecnicamente in una zona grigia legale, ma succede. I clienti se ne accorgevano, molti utenti hanno notato nel tempo che le confezioni non erano sempre in italiano. Ti poteva capitare, cioè una confezione col titolo russo o con una confezione col titolo spagnolo, una confezione col titolo africano, indiano, caratteri illeggibili insomma. Ma c'è anche una terza opzione, quella che nessuno voleva considerare finché i segnali
non sono diventati impossibili da ignorare. La terza opzione era questa, era quella di vendere sotto costo in modo insostenibile e generare cassa attraverso i pre-order e usarla per coprire i buchi. Una struttura che funzionava finché il flusso di nuovi ordini è costante e crolla nel momento in cui si blocca. Quindi facevano dei pre-order su giochi che magari uscivano a 6 mesi, 1 anno di distanza, magari non sapevano neanche i prezzi dei giochi che vendevano col pre-order, ma loro lo facevano ugualmente a prezzi stracciati. Quindi tu pagavi, non ricevevi il gioco fino a che il gioco usciva, magari fra 6 mesi, magari fra 1 anno. Insomma, qual è la verità? Probabilmente è una combinazione di tutte e 3 le cose, ma quello che conta è che nessuno all'esterno aveva accesso ai numeri reali di GM Distribuzione SRL e quando non hai trasparenza il rischio lo corri tu, il cliente. Il crack non è arrivato all'improvviso, o meglio sembrava improvviso, ma guardando indietro i segnali c'erano, erano solo difficili da vedere per chi non voleva vederli. Nel giugno del 2025 Nintendo lancia la Switch 2. È il lancio più atteso dell'anno nel mondo gaming. Tutti vogliono la nuova console di Nintendo e Games and Movies, fedele alla sua strategia, apre pre-order prima ancora che Nintendo annunci il prezzo ufficiale. Un azzardo enorme. Cioè stai promettendo un prodotto a un prezzo che non conosci ancora. Quando Switch 2 arriva nei negozi, circa 100 clienti non ricevono la console. Games and Movies manda una mail di scuse, parla di problemi con i fornitori, eccetera, eccetera. La community si divide, c'è chi giustifica e chi si arrabbia, ma in fondo erano solo 100 persone. La macchina sembrava ancora in piedi. Nell'estate del 2025 il silenzio totale. Nei mesi successivi la comunicazione rallenta, i canali social aggiornano sempre meno. Le risposte all'assistenza clienti diventano rare, poi rarissime, poi assenti del tutto. Chi aveva i preordini sospeso inizia a scrivere email, non arriva la risposta, inizia a telefonare, nessuno risponde, inizia a postare nei gruppi e scopre che non è solo. A gennaio-febbraio del 2026 esplosione pubblica. A inizio del 2026, recentemente, la situazione esplode sui social, Reddit, Facebook, YouTube, migliaia di utenti che urlano di aver perso dei soldi, di avere pre-order da mesi non evasi, di non riuscire a contattare nessuno. I video di denuncia iniziano a proliferare. Altro consumo apre una raccolta di segnalazioni. I media di settore iniziano a coprire la storia. Il 25 febbraio del 2026, qualche settimana fa, Games and Movies pubblica finalmente una comunicazione ufficiale. Tutte le attività sono sospese. Niente rimborsi, niente spedizioni e niente assistenza. Il 27 febbraio del 2026, 2 giorni dopo, GM Distribuzioni SRL dichiara internamente il fallimento. Ed è notizia di pochi giorni fa, il 17 marzo del 2026, il tribunale deposita formalmente la procedura di liquidazione giudiziale della SRL. Curatore fallimentare nominato il dottor Gallini Pierpaolo. La parola fine è scritta nero su bianco. Ora la domanda da 100 milioni di dollari: cosa succede ai clienti? Cosa si può fare? Ok, sei stato cliente di Games and Movies, va bene. Hai un pre-order non evaso, hai perso dei soldi, cosa fai adesso? Partiamo dalla notizia buona, se così si può chiamare, non sei solo. Sei tra migliaia di persone nella stessa situazione, il che significa che la procedura fallimentare avrà sicuramente molte richieste da gestire se vi fate sentire. La notizia meno buona è che la legge italiana, come quella della maggior parte dei paesi europei, stabilisce un ordine preciso in cui i creditori vengono pagati in una procedura fallimentare in tribunale, appunto. Ed è un ordine che penalizza tantissimo i consumatori comuni. Si parte così. Prima pagano le spese della procedura, avvocati, curatori, tribunale. Poi i dipendenti, stipendi arretrati, TFR e contributi della società SRL. Poi lo Stato, tasse non pagate, contributi previdenziali. Poi, quarto, le banche, i creditori con garanzie reali, se hanno chiesto dei prestiti o qualcosa del genere. E infine, ultimo in assoluto, i creditori chirografati, cioè noi, voi. Io non mi ci metto perché non ho comprato in quel sito, quindi voi, e i clienti, le persone comuni, insomma.
Nella pratica questo significa che se la società non è abbastanza attivo per coprire tutti, i clienti prendono 0 oppure briciole. Cosa puoi fare concretamente? Attenzione, la prima cosa da fare è insinuarsi al passivo, ovvero presentare formalmente la tua richiesta di rimborso al curatore fallimentare, la persona che ho nominato sopra, nei tempi e nei modi previsti dalla procedura. Avrai bisogno delle prove del pagamento, screenshot, email di conferma, ordini, estratti conto, tienili tutti. Ti rivolge un avvocato e quell'avvocato contatta la persona, il curatore fallimentare della società SRL. Se hai pagato con PayPal e sono passati meno di 180 giorni dal pagamento, puoi ancora tentare la protezione acquirenti di PayPal. Molti ci sono riusciti. È la strada più veloce e con più probabilità di successo. Se hai pagato con carta di credito, contatta la tua banca e chiedi il chargeback, il rimborso forzato. Anche qui ci sono tempi precisi da aspettare a seconda dell'emittente. Se nessuna di queste strade è percorribile, la cosa più utile che puoi fare è segnalare il caso all'antitrust oppure ad altro consumo, che stanno già raccogliendo le segnalazioni. Però se PayPal sono passati più di 180 giorni e la tua carta di credito non può ricevere un chargeback, un rimborso forzato, io ti consiglio, se puoi, insomma, anche se la cifra, perché se 80 euro forse non ne vale la pena, però se la cifra ne vale, rivolgiti all'avvocato che poi si rivolge al curatore fallimentare e presenterà la richiesta di rimborso formale. I segnali che avremmo dovuto vedere, la domanda più interessante da developer e da persona che lavora nel digitale, non è chi è il colpevole. Quella la stabilirà il tribunale. La domanda interessante è: c'erano segnali che potevano far capire che qualcosa non andava? Sì, c'erano. Prezzi impossibili e senza spiegazione. Pre-order su prodotti dal prezzo sconosciuto. Assenza di trasparenza societaria. Comunicazione in deterioramento. E la lezione pratica è questa: diversifica. Non mettere mai centinaia di euro in pre-order su un singolo venditore che non conosci bene. Preferisci sempre piattaforme con protezione acquirenti solida. E quando qualcosa sembra troppo bello per essere vero, spendi 5 minuti per cercare i bilanci societari su Infocamere o Cerved. Sono pubblici, costano poco e possono salvarti da una brutta sorpresa. La storia di Games and Movies è la storia di tanti business digitali che crescono troppo in fretta. Promettono troppo e alla fine crollano sotto il peso di promesse impossibili da mantenere. Non so se alla base ci sta una malafede deliberata o è semplicemente una gestione scellerata. Lo scopriremo forse con il procedimento fallimentare. Ma quello che so è che migliaia di persone si sono ritrovate con i soldi in mano a qualcuno che non glieli restituirà o che glieli restituirà in minima parte dopo anni. Nel mondo digitale la fiducia è tutto. Quando viene tradita in questo modo lascia una cicatrice nella community. Se sei tra le persone colpite da questa vicenda, ti lascio in descrizione tutti i link utili, la procedura per il chargeback di PayPal, il modulo di segnalazione di altro consumo e le istruzioni base per l'insinuazione al passivo fallimentare. Se hai bisogno di un aiuto, insomma, commenta pure, magari qualcuno che legge ti può dare un altro tipo di aiuto per qualsiasi altra cosa. Però ricorda, se questo video ti è stato utile, lascia un like, mi aiuta tantissimo a crescere, iscriviti al canale, anche questo aiuta tantissimo. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti e scrivimi nei commenti. Tu avevi mai comprato da Games and Movies? Cosa ne pensi di questa storia? Cosa ne pensavi prima? Cosa ne pensi ora? Alla prossima ragazzi, ciao ciurma, io sono Oscar e questo è Oscar Code. E ricordatevi, nel digitale informarsi prima di spendere non è paranoia, è buon senso. Ciao ciurma, alla prossima!